amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come promesso, vi spiegherò come funziona la nuova macchina che ho preso, la Singer C620L, quindi il modello successivo di quella che già avevo e che ho già fatto un video. Poi qui sotto vi lascerò il link qualora magari avete la C520L e volete vedere quel video. Oggi vediamo in modo un pochino più dettagliato del video precedente le varie funzioni della macchina, come si infila l'ago, come funziona l'ago automatico e l'infilatura del filo del sottospoletta, in quanto questa elettrica lo ha qui anziché come le altre ce l'hanno qua sotto. Quindi prima di iniziare il video vi volevo dire che poi risponderò ad alcune domande che avete fatto nel video precedente. Poi se c'è qualcosa che volete sapere in più, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così che io poi potrò rispondere alle vostre domande. Se è una domanda un po' difficile da dare una risposta scritta, sicuramente poi creerò un video per rispondere appunto a questa domanda. Quindi oggi vediamo un po' tutte le funzioni della macchina, poi in seguito farò un video dove spiegherò tutte le varie funzioni nel dettaglio, quali piedini, perché ogni macchina, se avete notato, all'acquisto ha dei piedini in dotazione. Quindi i piedini che sono usciti su questa macchina, poi vi spiegherò per quali punti sono, e quindi così che almeno sapete come adoperare quel piedino. Ma questo poi farò un video in un secondo tempo. Ma prima di iniziare vi volevo invitare a iscrivervi al canale se non siete iscritti, di accendere la campanellina così che vi arrivano le notifiche, di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di scrivere anche qualche commento, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Poi se volete qui sotto lascerò anche tutti i miei recapiti, quindi andate a vedere anche qui sotto che oltre a caricare insomma video sempre relativi al cucito, metterò anche i miei altri canali che sono Instagram, Facebook, eccetera. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Allora, cominciamo con l'accensione della macchina. Per accendere la macchina dobbiamo schiacciare questo pulsante qui lateralmente. Questo cavo è il cavo di alimentazione. Poi questa macchina in dotazione ha anche il piedino. Questo perché? Perché questa macchina possiamo utilizzarla o col classico piedino, quindi inserendo qui nella spina il nostro piedino, oppure possiamo utilizzarla senza il piedino, ma semplicemente schiacciando questo bottone che abbiamo qui. Questo perché? Perché essendo una macchina appunto elettrica e non meccanica, possiamo decidere di escludere il piedino. Infatti il motivo perché ho deciso di passare alla C620 è proprio per questo pulsante, in quanto utilizzare chi utilizza una macchina per tanto tempo, tante ore, lunga andare, comincia a avere problemi appunto della gamba, della schiena. Perché? Perché sta sempre in tensione per poter schiacciare il piede sul nostro piedino. E invece in questo modo evitiamo di stare in tensione e possiamo avere una postura un pochino più dritta.
Allora, vediamo gli altri pulsanti. Quindi abbiamo detto che abbiamo il pulsante questo per far partire la macchina, quindi io metto il mio tessuto, abbasso il piedino e schiacciando questo pulsante la macchina parte. Rischiacciando la macchina si ferma. Poi, mentre la macchina è in funzione, io posso schiacciare quest'altro tasto che sta sopra, vedete? E così va in retromarcia. Quando lo lascio, ritorna avanti. Mentre questo pulsante è il pulsante per abbassare l'ago. Quindi se io lo schiaccio, vedete, l'ago si è abbassato. Quando va in funzione la macchina e la fermo, l'ago si riabbassa. Questo perché? Perché la macchina tiene in memoria il fatto che io ho cominciato con l'ago abbassato e finisce con l'ago abbassato. Questo è anche utile per quando dobbiamo andare a fare quelle cuciture dritte, poi alziamo la levetta che abbiamo qui dietro, quindi alziamo il nostro piedino, la abbassiamo, avendo l'ago abbassato riusciamo a utilizzarlo come un perno, vedete, per girare il tessuto e poi continuare la cucitura. E quando io stoppo ovviamente ritorna giù. Mentre se io comincio con l'ago alzato, quando parte la macchina e poi la fermo, si ferma con l'ago alzato. Quindi questo poi starà a voi capire qual è tra le due il metodo che vi trovate più comodi. Io personalmente preferisco partire con l'ago abbassato e finire con l'ago abbassato. Ma questi, insomma, sono cose che poi vedete man mano che utilizzate la macchina. Qui invece abbiamo questa levetta serve per aumentare e diminuire la velocità. Vi faccio vedere. Quindi accendo la macchina, vedete, così va piano, così è aumentata la velocità e in questo modo aumenta sempre di più. Quindi possiamo decidere noi l'andatura della nostra velocità. Questo perché? Perché appunto, siccome che possiamo escludere questo piede qui, di conseguenza, escludendo quel pedale, possiamo regolare la velocità utilizzando questa levetta. Il mio consiglio è all'inizio magari lasciarla in una modalità lenta, poi in seguito, man mano diventiamo sempre più esperti, metterla in una media velocità o veloce, ma in cucito è meglio comunque non andare troppo veloci, perché sappiamo bene che abbiamo a volte delle situazioni dove comunque mentre cuciamo dobbiamo girare il tessuto, quindi è meglio insomma magari o lento o media velocità, ma questo è sempre un qualcosa che poi vedete voi diciamo al momento in cui utilizzate la macchina. Allora, di qua invece, vedendo qui lo schemino, allora, intanto diciamo che questo schemino, a differenza della C520L, è un pochino più grande. E poi che altro possiamo notare? Notiamo che ha segnato la lettera del piede che è montato sotto, ovvero quella che dobbiamo montare quando andiamo a selezionare una di queste funzioni, perché vi faccio vedere, ad esempio, se io cambio e metto mettiamo per esempio il 90, no? Vedete la funzione 90, occorre il piedino B. Cambiando funzione, quindi ci cambia, vedete, anche il piedino, la lettera che poi trovate sul piedino stampata, quello quindi che dovete mettere. Questo perché?
perché così vi agevola in base al tipo di cucitura che dovete fare, qual è il piedino adatto. Vanno sostituiti i piedini perché altrimenti l'ago rischierebbe di toccare il piede e spezzarsi, oppure non fare una buona cucitura. Allora, torniamo al nostro piedino base, che è il J, che è il classico piedino che normalmente viene utilizzato. Di qua invece cosa abbiamo? Abbiamo la lunghezza punto e la larghezza del punto. Questa sopra è la lunghezza, quindi per regolare la lunghezza del nostro punto dobbiamo utilizzare più e meno che sono sopra. Per la larghezza il più e meno che abbiamo sotto. Quindi facciamo conto che già diciamo che in default la macchina vi mette, per esempio per il punto 0 mi ha messo 2.5 e larghezza 3.5. Noi la possiamo modificare, quindi schiacciando ovviamente il nostro più o il nostro meno. Allora, se notate, facendo questo lavoro, vedete, si è tolta quel cerchietto che era qui intorno, quell'ovale che era intorno, perché quello è, diciamo, quello che ci consiglia la macchina, ma muovendo questi poi magari vogliamo ritornare sul consiglio della macchina e non ce lo ricordiamo. La Singer cosa ha fatto? Ha creato questo cerchietto per dirvi questo è quello che io ti consiglio di utilizzare, poi ovviamente puoi sempre modificarlo. La larghezza, la stessa cosa, quindi possiamo diminuirla o aumentarla. Anche in questo caso, vedete, si toglie il cerchietto. Poi se vogliamo ritornare da quello consigliato, cliccando avanti o indietro, insomma, arriviamo fino a dove ritorna questo ovale. Che altro ha questa macchina a differenza della C520? Ha questi due tasti. Questo che è il tasto per mettere in funzione le nostre lettere, numeri o segni speciali. Quindi cliccando qui ci dice sempre quale piedino utilizzare, che è sempre il piedino base in questo caso, e viene segnata la lettera A che indica appunto la scrittura. Qui sotto, dove ci sono i numeri e le lettere, notate che sopra a ogni lettera, ogni carattere speciale, ogni numero c'è un piccolo numeretto. Questo perché? Perché qualora dobbiamo fare una scritta, dobbiamo andare a vedere, quindi per esempio la lettera A al numero 10. Quindi se io voglio fare la A maiuscola, io qui devo selezionare il 10. Per selezionare le decine, come devo fare? Tengo premuto il mio tasto per qualche secondo. Vedete, così mi segna la decina. Con quest'altro mi toglie invece una decina. Se devo segnare invece un'unità, quindi il numero 1 ad esempio, schiaccio e lascio subito e mi segna l'1. Questo diciamo è un modo veloce per aumentare e diminuire i numeri, altrimenti insomma se dobbiamo fare una scritta lunga ci mettiamo tanto tempo a cambiare appunto la numerazione qui sopra. Quindi abbiamo detto che se io lascio premuto aumenta di una decina, se lascio premuto, vedete, più a lungo, fa 10, 20, 30, 40 e così via. E la stessa cosa per diminuire. Quindi se io devo fare, per esempio, il numero 80, allora facciamo conto, io sto qui, no? A 0. Devo fare 80. Cosa faccio? O schiaccio qui e aumento fino ad arrivare all'80 o schiaccio qui che così ci arrivo più velocemente perché diminuisco, perché dopo il doppio zero premendo meno,
quindi per diminuire mi fa 90-80. Questo diciamo è un modo veloce per aumentare e diminuire la nostra numerazione per appunto quando dobbiamo andare a fare una scritta o anche quando dobbiamo andare a fare dei ricami che abbiamo qui sotto. Questa parte qui ci dice che possiamo utilizzare, quindi se dobbiamo fare una scritta o una data, un qualcosa, possiamo utilizzare dal numero 0 al numero 9, dalla A ovviamente di tutto l'alfabeto maiuscolo, tutto l'alfabeto minuscolo, più i segni speciali che abbiamo qui sotto. Una cosa importante, questa è una domanda che mi è stata posta, ma noi possiamo diminuire la grandezza o aumentare la grandezza delle nostre lettere? No, perché se voi notate qui l'unica cosa che ci dà come possibilità è quella di aumentare la lunghezza del punto. Quindi possiamo creare una distanza maggiore o minore tra una lettera e l'altra, ma non possiamo quindi creare una lettera più alta o più bassa. Nelle lettere, la misura delle lettere come altezza è standard, non le possiamo andare a modificare. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, quindi io ridigito la A per deselezionare appunto la scrittura, ma voglio mettere il doppio ago, quindi clicco qui, doppio ago, e in questo caso col doppio ago lo utilizzerò per fare quelle doppie cuciture, tipo, non so, per farvi un esempio, l'orlo del jeans, se notate, ha 2 cuciture, così che vengono perfettamente alla stessa distanza. La distanza tra una cucitura e l'altra è fissa, perché ovviamente i 2 aghi non è che si vanno a spostare, i 2 aghi sono in quel modo. Sì, adesso vi faccio vedere. Questo è il doppio ago, vedete? Quindi comunque a una distanza fissa, non la trovate che la possiamo spostare più a destra o più a sinistra, e di conseguenza le cuciture verranno parallele ma sempre con questa distanza. Quello che possiamo andare a fare è magari allungare la lunghezza del punto, possiamo andare a fare queste di modifiche, ok? Possiamo spostarlo più a destra o più a sinistra, muovendo appunto questa parte qui sotto o questa per la lunghezza del punto, ma a parte questo ovviamente la distanza delle cuciture è la stessa distanza dei 2 aghi. Adesso vi ho spiegato in grandi linee tutta questa parte qui, poi torno a ripetere, la vediamo meglio in dettaglio quando vi spiegherò i piedini da montare, così che vi faccio vedere poi i singoli ricami o i singoli punti che si possono fare con questa macchina. Adesso andiamo a vedere come si infila la spoletta superiore e anche quella inferiore. Allora, per infilare la spoletta superiore la possiamo infilare o qui, oppure se abbiamo una piccolina la possiamo mettere qui. È la stessa identica cosa. L'unica cosa che dobbiamo fare attenzione è che il filo la rocchetta deve girare in senso antiorario, sia quella che è messa in verticale che questa che è messa in orizzontale, deve girare sempre in senso antiorario, ok? Quindi una volta posizionata la nostra rocchetta, cosa facciamo? Qui abbiamo un piccolo uncino qui dietro. Facciamo passare il nostro filo in questo uncino, così.
Allora, adesso vi faccio vedere l'infilatura per creare la nostra spolina, ok? E poi vi faccio vedere l'infilatura per appunto cucire. Quindi una volta passato nell'uncino che abbiamo qui dietro, lo facciamo passare di qua, quindi sulla parte posteriore di quest'altro uncino, lo portiamo avanti così che il filo entra nell'uncino, giriamo intorno a quest'altra rotellina e poi la inseriamo appunto nella nostra spolina. Per le neoprincipianti qui noi abbiamo un piccolo foretto, quindi dobbiamo infilarlo in questo foro e deve uscire fuori qui nella parte superiore, ok? Fatto ciò, lo andiamo a posizionare qui, teniamo questo filo su, spostiamo questa levetta fino a farla toccare a quest'altra e poi accendiamo la macchina e così riempiamo la nostra spoletta. Anche qui possiamo decidere la velocità che vogliamo utilizzare, possiamo metterla più veloce o più lenta. Dopo un po' che abbiamo riempito questo filo possiamo anche tagliarlo, non ci serve più, però fate fare un po' di giri perché se no altrimenti rischiate che vi cade dentro. Ok, adesso attiviamo e facciamo concludere. Quando la macchina poi si fermerà, vedete, non gira più, vuol dire che la spoletta è piena. Fermate semplicemente la macchina e tagliate il filo e così abbiamo riempito la nostra spolina. Ora leviamo il filo da qui, semplicemente tirandolo da qua dietro. Adesso sempre lasciando quindi la nostra rocchetta che gira in senso antiorario, lo facciamo passare sempre in questo uncino che abbiamo dietro, lo facciamo scendere giù per questa scanalatura così, poi qui vedete c'è un piccolo disegnino, lo facciamo girare di qua e lo facciamo salire. Qui c'è un altro uncino, ok, che è quello che serve per far salire e scendere l'ago. Quindi io cosa faccio? Lo faccio passare intorno a questo uncino, scende giù e adesso andiamo a vedere come si infila l'ago. Ok, arrivati a questo punto, quindi prendiamo il nostro filo, lo facciamo passare qui all'interno di questo uncino, qui, in questo modo, ok? Poi scendiamo giù, tiriamo giù questa levetta, la facciamo ruotare così che si incastra a lago, ok? Poi il filo lo facciamo girare qui intorno, questo è un altro uncino, quindi lo facciamo girare di qua. Aspettate che cambia, ok, lo faccio girare intorno a questo uncino, lo porto fino a quest'altro punto di qua, quindi me lo posiziono così e vado semplicemente, quindi poi basterà andare qui e girare questa levetta. Allora qui dietro, non so se riuscite a vederlo, si è formato un piccolo cappio. Io che faccio? Appoggio il mio dito qui, tiro su questa leva e tiro il filo e così ho infilato l'ago. Allora lo rifaccio,
tiro giù la levetta, la ruoto, prendo questo filo, lo faccio girare intorno a questo uncino, così, posiziono il filo qui davanti alla punta dell'ago, incastrandola, qui c'è un piccolo uncino, giro, reggo il cappio che si è creato e tiro. Allora, è più semplice di quello che sembra, quindi non vi dovete spaventare, perché molti mi avete scritto ma è facile l'infilatura dell'ago. Allora, questa è un'infilatura non automatica, è più manuale che automatica, perché quelle automatiche hanno un tasto, tu schiacci e fanno loro, ma quelle automatiche dovete stare attenti, perché se l'ago è su o giù, insomma questo qui va a girare, si rompe l'infilaago e poi dovete pagare un sacco di soldi per sistemarlo, diciamo così. Manualmente, se voi quando girate vedete non si incastra, allora vuol dire non l'avete preso l'ago, ma comunque andandoci delicatamente non rischiate di rompere nulla, ok? Allora, adesso vediamo invece come infilare la parte inferiore. Quindi levo questa. Allora, una cosa, in dotazione escono queste qui di plastica, queste in plastica, vedete? Così, queste sono quelle che escono in dotazione, però io avevo già queste perché ho comprato una serie appunto di spolette vuote da riempire, in modo da averne più di una per velocizzare, insomma, quando lavoro, che non devo star lì a riempire la spoletta quando finisce. Vanno benissimo anche quelle in ferro, le ho provate, entrano bene lo stesso, quindi se avete qua quelle in ferro potete utilizzarle tranquillamente. Allora, come si mette questa? Allora, per inserire questa, intanto dobbiamo vedere che deve girare in senso antiorario, quindi anche questa deve girare in senso antiorario, ok? Vedete qui il buchino dove avevamo infilato prima la il nostro filo. Quindi se io vado a tirare questo filo sotto, vedete, gira in senso antiorario. Questo è il verso giusto. Lo posiziono qui all'interno, poi vado a girare il filo facendolo accostare qua sotto, gira gira gira, e si infila. Qui abbiamo una cosina piccolina in ferro, quindi si infila là dentro e poi semplicemente lo andiamo a appoggiare così. Prendiamo il nostro coperchietto, lo chiudiamo in questo modo. Allora, ora abbiamo il filo che è qui, non è uscito dal nostro buco qua sotto. Come possiamo fare? Semplice. Quindi il piedino non deve essere abbassato, deve essere alzato. Vado a schiacciare questo tasto, che è il tasto quello per abbassare l'ago, quindi schiaccio il tasto, l'ago si abbassa, rischiaccio il tasto, l'ago si è alzato, tiro il filo e quello di sotto viene di sopra. Quindi questa è un'operazione facilissima per tirar fuori il filo. L'infilatura così del sottospoletta messa in questo modo è molto più veloce, a differenza della C520 che invece ce l'aveva qua, quindi che dovevamo ogni volta togliere questo pezzo e togliere anche una parte della nostra porta spoletta e poi reinserire il tutto. Diciamo così è molto più pratico e più veloce. Quindi questo è anche un altro vantaggio di questa macchina.
Un'altra cosa che vi volevo spiegare è questa rondellina. Questa rondellina è per la tensione filo, quindi vedete qui c'è un 4 all'interno di un quadrato. Questo numero indica che questa è diciamo la tensione più idonea per il sottospoletta, quindi per la parte di sotto del nostro filo, per la maggior parte dei tessuti, mentre spostando, quindi facendola ruotare, possiamo aumentare la tensione o diminuire la tensione, un minimo di 0, un massimo di 9, ma diciamo nella maggior parte dei casi serve il 4. Poi sul libricino comunque vi dà anche delle indicazioni, poi quando farò anch'io i video riguardo i vari punti, i vari piedini, vi dirò anche a che tensione mettere e poi questa tensione va cambiata anche in base a il tipo di tessuto che utilizzate. Se utilizzate il cotone va benissimo il 4, se utilizzate per esempio un jeans o utilizzate tessuti più pesanti o più leggeri, dovete diminuire e aumentare la tensione del filo in base al tessuto, quindi in base al tipo di piedino, in base al tessuto. Qui di fianco la macchina ha questa piccola linguetta, questo uncino. Questo serve per quando dobbiamo andare a tagliare il filo, quindi è il nostro tagliafilo. Basterà quindi inserirlo qui, tirare e il filo si taglia. Un'altra cosa che ha questa macchina e che la macchina precedente, la C520, non aveva, è qui dietro questa levetta, questa qua, perché questa levetta che vedete qui serve per abbassare le griffe. Quindi cosa facciamo? In questa posizione le griffe sono alzate, se la spostiamo di qua le abbassiamo, così quando andiamo a fare il free motion oppure dobbiamo fare un rammendo e quindi dobbiamo spostare noi la stoffa, le griffe potrebbero dar fastidio e quindi di conseguenza abbassandole abbiamo questa possibilità di movimento più agevolato. Allora, passiamo alle domande che mi avete fatto sotto al video precedente. Allora, questa macchina ha la tavola allungabile come la 520? No, questa macchina non ha una tavola allungabile. Questa macchina, quindi questa macchina non ha altri pezzi che si aggiungono come per esempio la 520 che aveva quella specie di tavolino che serviva per avere un piano un pochino più ampio. L'ago si sposta lateralmente? E se sì, si sposta in modo obbligatorio o possiamo decidere noi? Allora, questa era la domanda che mi era stata posta. Allora, intanto leviamo il doppio ago. Quando noi andiamo a fare alcuni punti, quindi non tutti i punti, ma su quelli dove ce lo permette, lo vediamo qui che è praticamente la nostra larghezza punto, ovvero per il punto dritto abbiamo l'ago che si sposta a destra e a sinistra, per i ricami abbiamo i punti che possiamo fare più larghi e più stretti. Ora, per spostare l'ago è semplice, basterà utilizzare queste più e meno, quindi per spostarlo a destra usiamo il meno. Se notate si sposta veramente poco, ok? Perché si sposta di un 0,5, quindi veramente di 5 mm, quindi possiamo regolarlo molto in modo molto vantaggioso, e questo è comodo perché se noi dobbiamo andare a cucire e vogliamo che ci troviamo comodi a cucire
sul bordo del nostro piedino, spostando l'ago a destra e a sinistra, decidiamo a che distanza dal bordo vogliamo fare la nostra cucitura, e per fare ciò basterà guardare qui e decidere tramite appunto questo numerino che è qui, ok? 3,5 è la parte centrale, ovvero 1 centimetro di distanza dal bordo. Se no, altrimenti qui sotto sulla piastra abbiamo varie linee con i vari numeri per le varie distanze. Basterà appoggiare il tessuto qui, ma questo poi è sempre un qualcosa che vedete voi come vi trovate più comodi, se spostare l'ago o semplicemente utilizzare queste linee qui, che sono delle linee guide per la distanza dall'ago a fino a dove vogliamo arrivare. L'altra domanda è: la grandezza dei ricami li scegliamo noi? Allora, non tutti i ricami possiamo scegliere noi la grandezza, perché ci sono alcuni ricami dove hanno delle grandezze imposte già dalla casa costruttrice. Quindi, per vedere la grandezza del ricamo, se la possiamo decidere noi, la grandezza, l'altezza, la larghezza, basterà selezionare appunto il ricamo che vogliamo fare. Ad esempio, facciamo conto che io voglio fare il coniglietto, che è l'84, quindi lascio premuto fino ad arrivare all'84, ok. Qui mi dice che io posso mettere sia decidere la lunghezza che la larghezza del punto. Se invece, per esempio, vediamo, cerchiamone qualcuno che invece mi dice di no, diciamo che dei ricami possiamo deciderli tutti, sia lunghezza che larghezza, ma quello che non possiamo andare a decidere di fare come lunghezza o larghezza è riguardo le scritte, perché come abbiamo visto prima possiamo solo decidere la distanza tra una lettera e l'altra, ma non la larghezza e neanche l'altezza. Ok, la prossima domanda è: si può utilizzare su qualsiasi tessuto? Allora, io per ora come tessuti che ho provato sono stati il cotone, sono stati tessuti tipo finta pelle, ehm, diciamo spugna e jeans. Addirittura jeans ho fatto la prova fino a 8 strati, ovviamente mettendo la tensione filo corretta, cambiando l'ago, perché quando usiamo il jeans dobbiamo mettere un ago adatto proprio per il jeans, diciamo con le dovute precauzioni. Fino a 8 strati il jeans va benissimo, cuce bene, quindi diciamo che è una macchina abbastanza robusta, e tutto è saper regolare la tensione del filo, utilizzare l'ago adatto per ogni tipo di tessuto, se no la macchina comunque cuce con tutti i tessuti. Al punto elastico, allora questa è una domanda pure che mi è stata posta più volte. Perché noi sappiamo bene che magari compriamo anche un cotone, ma che all'interno ha una parte elastica, elasticizzata, quindi quando andiamo a cucire rischiamo poi di non far uscire una buona cucitura. Cosa dobbiamo fare? Allora, per il punto elastico dobbiamo utilizzare il numero 01, questo qui che vedete qui e che ha queste tre tipologie di cucitura. Questo è il punto, quindi per quei tessuti stretch, quei tessuti sportivi, insomma quei tessuti molto elastici. Se ha un pochino di elasticità va benissimo anche il 01. Allora, poi un'altra domanda che mi è stata posta è bella robusta? Sì, diciamo che se intendete la robusticità riguardo
diciamo nel toccarla che la sentiamo piuttosto solida, sì, è robusta. Se intendete la robustezza del motore, per appunto quando andiamo a cucire quei tessuti un pochino più pesanti, torno a ripetere, io ho cucito 8 strade di jeans e la macchina non ha fatto una piega. E un'altra, certo, non ho cucito il cuoio, probabilmente non potrà cucire un cuoio, soprattutto magari quei cuoi pesanti, che quelli ci vogliono delle macchine industriali, sono altri tipi di macchine, quindi non queste qua. Bene, con le domande abbiamo terminato qui. Io penso di aver detto tutto, ma qualora mi sono scordata qualcosa o avete domande, scrivetemelo così vi posso rispondere o con un video o direttamente qui sotto nei commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video dove parliamo dei piedini e i punti che possiamo fare con quei piedini. Ciao, a presto!